Buongiorno a tutti. Un paio di mesi fa ho realizzato un breve video in cui paragono due stili nettamente distinti di Paul McCartney nel suonare la chitarra pre e post 1966. Il link del video lo trovate in descrizione. Sono davvero poche le occasioni per fare questo genere di confronti, perché con i Beatles Paul non suonava la chitarra, ma il basso. Un brano che fa eccezione, in cui suona la chitarra e di cui sono disponibili filmati pre e post 1966, è proprio Yesterday. Va precisato che McCartney artisticamente nasce come chitarrista e per quanto mi riguarda parliamo di un grande chitarrista. In questo secondo video vorrei aggiungere delle osservazioni che vanno a completare, da parte mia, la questione relativa al modo di suonare la chitarra che inspiegabilmente cambia radicalmente dopo il 1966. Perché le incongruenze, come vedremo, non si limitano solo a quelle esposte nel mio primo video. Riprendo brevemente gli aspetti che avevo sollevato. Nel primo video avevo osservato che si passa da uno stile finger picking ad un altro stile poco ortodosso in cui si utilizza il dorso dell'unghia, a volte con un movimento alternato che ricorda lo stile di Blackbird, pubblicata nel 1968. Insomma, si passa da questo a questo, o addirittura questo. Nel mio primo video mi ero basato sul live from Studio 50 di New York, filmato il 14 agosto del 1965. E se lo confrontiamo con l'esibizione del Blackpool Night Out, filmata all'ABC Theatre anche nell'agosto del 65, il primo agosto, vediamo come lo stile e l'arrangiamento di chitarra siano assolutamente identici e coerenti tra loro. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, I believe in yesterday. Invece, lo stile chitarristico in Yesterday dagli anni 70 è completamente diverso. Perché? I'm not half the man I used to be. Yesterday, all my troubles seem so far away. Yesterday, all my troubles seem so far away. Yesterday, love was such an easy game to play. E le differenze mica finiscono qui. Lo stile è diverso, ma anche l'arrangiamento è diverso. Ricordo che Yesterday è suonata nella posizione di Sol, ma con la chitarra abbassata di un tono. Basandoci su questa tonalità, nel passaggio del ritornello I don't know, she wouldn't say, nel filmato del 1965 vediamo che Paul suona un La minore e un Re settima, però lui arriva al La minore in questa posizione. Un modo strano per suonare il La minore, ma c'è un perché. Perché lui, spostando solo l'anulare, passa dal La minore al Re settima. Genio. Had to go, no, no, she wouldn't say. Dagli anni 70 via, Paul fa esattamente il contrario, suonando un La minore nella posizione standard per poi andare al Re al posto del Re settima. No, she would. Tra le altre, ho notato queste piccole differenze, secondo me significative, perché
non sono casuali e sono rimaste tali nel tempo, ma una differenza macroscopica la vediamo nell'accordo di Fa diesis minore, che nel 1965 era suonato con un barré, come questo, che permette di suonare come basso la nota fondamentale, il Fa diesis, per l'appunto. Dagli anni 70 invece, curiosamente, si preferisce la versione parziale dell'accordo, con un semibarré, questo. Un modo di suonare il Fa diesis minore più sbrigativo, che può andare bene magari per lo strumming, ma a mio avviso va meno bene per il finger picking, dove abbiamo bisogno del basso come nota fondamentale dell'accordo. Suddenly, yesterday, 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 yesterday. Guarda caso, nell'esecuzione di Yesterday dal vivo della band a Monaco di Baviera nel 1966, sono George e John a suonare la chitarra e John utilizza questa posizione di semibarré, ma John esegue il brano con lo strumming, col plettro per intenderci, e non in finger picking. E la cosa va benissimo, del resto non è lui che ha concepito l'arrangiamento originale. Si noti che in questo caso le chitarre non vengono suonate e il brano risulta più acuto di un tono. E Paul deve sforzare di più con la voce, ma è un cantante dalla riserva vocale notevole e non ha certo problemi. Paul in questo caso suona il basso e un altro aspetto cruciale è la professionalità con cui lo suona. A differenza di un chitarrista dilettante come me, che deve guardare spesso la tastiera della chitarra, Paul non guarda quasi mai il manico del basso. La sua mano destra, per intenderci, visto che suona da mancino. Semplicemente non ne ha bisogno, ha una padronanza dello strumento che gli permetterebbe di suonare anche da bendato. E naturalmente non lo fa solo col basso. Ho contato il numero di volte in cui ha avuto bisogno di guardare la mano destra durante l'esecuzione di Yesterday nel Live from Studio 50 di New York. E indovinate un po' quanto ha totalizzato il mio conteggio? 1. Un solo colpo d'occhio all'inizio del brano, poi basta. Yesterday, all my troubles seem so far away. Il video è sulla rete, potete verificare facilmente il resto del filmato voi stessi. Guardate qui invece. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly. Cosa ne dite? Basta così? Non mi sembra che le immagini necessitino di ulteriori commenti. Ancora una volta non voglio tirare conclusioni sul perché di due stili musicali che non sembrano proprio appartenere alla stessa persona. Due livelli artistici così diversi da far percepire un abisso tra loro. Ma perché tutte queste differenze? Perché? E non vorrei tirare fuori la questione del Paul is dead, però scusate ancora, a me più di un dubbio rimane.
Ho voluto esporre e mettere a fuoco questi aspetti, poi ognuno è libero di farsi la propria idea e di tirare le proprie conclusioni. E comunque, al di là di tutto questo, ancora una volta, se consideriamo come Yesterday è stata composta, registrata e presentata al pubblico negli anni 60, mi spiace tanto, ma chi la suona sbagliata sei ancora tu, Paul. Paul, you're playing Yesterday wrong. Again.